Amici, benvenuti nel paese che mi fa sentire a casa. Ovviamente questo vale per chi ci segue dall'Italia o chi è all'estero e pensa costantemente al nostro bel paese. Eccoci finalmente giunti in Argentina, un'Italia che parla spagnolo. Tra la fine del 1800 e l'inizio del Novecento sono emigrati milioni di italiani in cerca di nuove possibilità e che hanno portato nell'altro emisfero tutte le tradizioni e il loro modo di vivere in un paese davvero pieno di risorse, ma soprattutto dagli spazi infiniti. Potrete verificare anche voi inserendo il cognome su questo sito e scoprire che forse almeno un vostro parente è emigrato qui in Argentina, spinto dall'abbondanza di risorse per fondare una nuova società, in un periodo difficile della nostra Europa. Ovviamente questo è solo il lato più esaltante della medaglia. Non dimentichiamoci che la colonizzazione spagnola ha commesso grandi disastri anche qui, sterminando, discriminando e allontanando le popolazioni locali. E da qualche anno l'Argentina è in una condizione economica disastrosa a causa dell'inflazione. Pensate che con questa banconota, che è quella con il taglio più alto, si possono comprare appena 2 caffè. Nell'immaginario collettivo è il paese che ha appena vinto i mondiali, ma noi che giriamo con un van qui in America siamo molto curiosi di conoscere tutto di questo paese, essendo l'ultimo del nostro lungo viaggio sulla Panamericana. A parte parenti e amici, qui in Argentina e nell'Italia non ci manca nulla, anzi, possiamo avere gli stessi benefici ad un prezzo nettamente più basso, ma solo perché in questo momento la nostra moneta è molto più forte del peso argentino. Ma torniamo al nostro viaggio. Siamo entrati dalle Ande cilene dopo aver attraversato paesaggi di un altro pianeta nel circuito dei 6.000 metri, tra i vulcani più alti del mondo, montagne rosse e deserti di vari colori. E dopo aver risolto qualche problema meccanico che ci portavamo da tempo, abbiamo fatto il pieno di olio, vino e conserve varie. Abbiamo scelto di scendere verso l'estremo sud dalla Ruta 40, la strada che arriva fino alla fine del continente americano prima di imbarcarci nella Terra del Fuoco, ultima tappa del nostro viaggio. Oggi ci troviamo a Mendoza, città strategica ai piedi della Concagua, la montagna più alta del continente americano, alta quasi 7.000 metri. Ma perché Mendoza è così famosa? Ovviamente anche per la sua gastronomia. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio argentino. Ieri notte siamo arrivati qui nella città più importante della Ruta 40, che è Mendoza, una delle città più grandi dell'Argentina e capitale dell'olio d'oliva e del vino. Questa notte abbiamo dormito nel Parque Central, devo dire una zona super comoda per noi, e in questi giorni più che mai vi dobbiamo dire che ci stiamo sentendo veramente a casa. A partire dai prodotti tipici che incontriamo, stiamo mangiando veramente tanto e bene, e poi soprattutto con l'inflazione che c'è qui in Argentina il nostro euro vale il doppio e quindi ci possiamo permettere anche dei lussi che prima non ci potevamo permettere. Siamo in pratica alla stessa latitudine di Santiago del Cile, dietro di me c'è la Cordigliera delle Ande e quindi la capitale cilena, che per adesso non visiteremo perché abbiamo intenzione di scendere molto rapidamente per poterci godere gli ultimi giorni di estate argentina qui. I meccanici qui ci hanno detto che il Ducato sta bene, Nirvan può proseguire e quindi siamo pronti veramente per la Patagonia, una terra che aspettiamo da tanto di percorrere con il nostro van. Ieri abbiamo anche lavato il van e ingrassato tutto quello che c'era da ingrassare con oli vari e quindi siamo pronti per vedere il centro, siamo davvero curiosi. Il tempo non è caldissimo come ieri e quindi è perfetto per farsi una bella passeggiata in centro. Intanto vi faccio vedere rapidamente il Parco Central. Qui i parchi sono bellissimi, veramente molto curati. Ci sono i macchinari per fare gli esercizi, infatti ieri sera ha fatto palestra qui, e i giardini sono veramente ben tenuti, c'è un bellissimo verde. Questa prima impressione su Mendoza è eccezionale, davvero. Siamo andati in un negozio di empanadas, finalmente ne abbiamo trovati di tutti i tipi, quindi ne abbiamo prese un po' da provare. Adesso apriamo questo scrigno delle meraviglie, facciamo un bel unboxing di empanadas. Costavano 40 centesimi l'una, sono ancora belle calde, eccole qua, yummy. È la nostra colazione. Allora, questa è i formaggi, questa con la bietola, la bechamel, questa Con la carne con araba. la carne araba, questa qui
carne, formaggio, e questa con la zucca e formaggio. Direi che si può iniziare. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Com'è? Buonissimo. Io provo questa qui con la carne. Che buona. Poi sono al forno, non sono fritte. Buonissime, buonissime. Seconda tappa del tour gastronomico di Mendoza. Adesso andiamo a provare un cibo nostro, che è la pizza. Allora, abbiamo preso 2 porzioni di questa pizza più un bicchiere di 7up, che sarebbe tipo la Sprite, tutto a 1,50 €, credo. Si mangia praticamente vicino al proprietario. Top, è un sorso che fa caldo. Caldissimo. ¿Tiene raíces de Italia? Si tengo raíces, Sí. no, en No. España. Ah, de España. España. Ajá. Pérez de apellido. Parece una pizza que se utiliza también en Italia, es más alta, así, con mucho queso. Acá es difícil que en otra pizzería encuentren lo que van a comer acá. Sì, sì. Ecco la pizza, gracias. Gracias. Vai, il giudice della pizza qui. Aspetta, adesso devo farla raffreddare un po', sennò mi... Cioè, è carichissima di formaggio e poi è più alta, all'altezza di una focaccia, sì, è croccante. Col vaso di Sprite. Visto che non posso aspettare, il signore mi ha dato forchetta e coltello, così l'assaggio. Sono 50 anni che fanno la pizza qui e fanno solo un gusto, cioè la margherita con pomodoro e formaggio, e infatti è sempre uguale da 50 anni. Terza tappa, siamo venuti in pasticceria, vogliamo provare qualcosa. Ovviamente prendiamo anche il caffè. Queste sono le torte argentine. Qui c'è una meringa gigante che si usa spesso, infatti ne vediamo un po', e poi delle torte al cioccolato e al dulce de leche. Colazione argentina. Colazione ormai abbiamo mangiato di tutto. Sulla pizza all'empanadas c'è Il caffè sembra buono. un bel caffè e poi questa che è la pastellera, che è una pasta sfoglia con della crema pasticcera sopra, e l'attenzione ai dettagli, il bicchiere d'acqua dopo il Frizzante, mi caffè. sa, tra l'altro. Acqua frizzante. addirittura. Confermi, acqua frizzante. Top Argentina, grazie Argentina. Finalmente, con la pancia pienissima, alle 12:30 possiamo andare a visitare Mendoza sotto un sole cocente. Però qui le strade al lato hanno gli alberi sotto i quali ci ripareremo, perché già ci sono 35 gradi. Qua al semaforo c'è gente che vende le empanadas. Siamo arrivati qui a Mendoza, praticamente una macchina su 2 è Fiat. Adesso stiamo cercando una spiaggia, cioè in spagnolo una playa. Qui i parcheggi si chiamano proprio così, playas. Eccoci alla spiaggia, playa de estacionamiento. Hola.
Mendoza ci sta piacendo veramente tanto, anche perché è pienissima di parchi e così quando fa caldo come oggi ci si può riparare sotto gli alberi e sono tenuti veramente benissimo, l'erba è tagliata ed è perfetta. Adesso sono tutti a fare la siesta, però verso sera si riempie di gente. Mendoza nella storia dell'Argentina è una città molto importante perché proprio qui fu organizzato l'esercito di liberazione per l'indipendenza del Perù e del Cile. Questo esercito attraversò le Ande proprio in questo punto e fu organizzato dal generale San Martín. Inoltre Mendoza si trova in una posizione super strategica perché è al centro della Ruta 40 ed è l'ultima città dell'Argentina per chi viene da Buenos Aires prima di passare in Cile. Quindi si trova all'incrocio tra le due strade principali dell'Argentina che sono la Ruta 7 e la Ruta 40 che noi stiamo attraversando fino alla fine. Camminiamo per i numerosissimi mercatini che vendono prodotti locali e artigianato. La creatività degli argentini è famosa in tutto il mondo e noi ne stavamo ricevendo un assaggio. Ci rilassiamo in un altro parco e ogni tanto ci fermiamo a parlare con qualcuno. Sono tutti veramente felici di scambiare due chiacchiere con noi italiani. Buongiorno per la mattina. Que Dios los bendiga a todos Italia y a usted que está acá presente. Grazie. La provincia de Mendoza. Claro. Lo único que les puedo decir es que la pasen chévere, que disfruten, que conozcan Mendoza, porque Mendoza es hermoso. Yo soy de la provincia de Salta, no sé si conocen Salta. Está más al norte. Ajá. Cuídense nada más, porque todas las provincias no son iguales. E tra altri colleghi viaggiatori e ville da sogno immerse nel centro cittadino, la conversazione con questi signori è davvero piacevole, soprattutto sentire i vari accenti di questi argentini che vengono da province lontanissime tra loro. No, Rosino. pesci. De Pise. Ah, todo lo mío, vos. Che dia? Son inteligentes los pisianos. Mirá, viste que no tuvimos lejos. Somos pisianos. Claro. Somos pescaditos nosotros. Sí, me gusta el agua, me encanta el agua. Claro, sí. Que tengan bendiciones y que te vaya bien a donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús, amén. E con tutta questa buona vibra camminiamo per il centro di Mendoza. Ci sono tantissimi negozi e locali, tutti che si godono il pomeriggio mangiando qualcosa o bevendosi un caffè. C'è un'area veramente rilassata in giro. Troppo bello che ci sono i giornalai come da noi. Non può mancare il negozio che vende le maglie dell'Argentina Calcio, campione del mondo. C'è un solo numero ovviamente, quello di Messi. E ci sono anche i fiorai sul marciapiede, così come da noi in Italia, incredibile. E qui a Mendoza abbiamo scoperto che c'è anche un treno tram passeggeri, guardate che bello. Si chiama Mendotran ed è praticamente un incrocio tra tram e treno. Ci abbiamo dietro il gemello di Nirvan, tetto alto però. L'Italia, donde la Ducato nació. Sì, l'Italia. Hasta luego. Grandi col Ducato. Sì, Ducato Maxi Cargo 2.8, questo c'è qui in Argentina. Qui in Argentina sui furgoni è obbligatorio mettere il limite di velocità. Sembra un po' diverso dal nostro, a dir la verità, forse un po' più stretto. Bene, giro a Mendoza concluso. È una città che ci è piaciuta tantissimo, non è una metropoli ed è proprio una città a misura d'uomo. Ci è piaciuta e complimenti perché tutte le strade del centro hanno questi alberi che fanno ombra, fa veramente caldo e anche per questo ce ne andiamo. Dobbiamo assolutamente scendere alle latitudini inferiori perché la strada è ancora tanto lunga, mancano circa 3500 km per Ushuaia e dobbiamo decidere per bene che strada fare. Siamo un po' in dubbio se fare o meno la carretera Austral, quindi adesso ci prepariamo. Sera è andata a fare un'altra scheda telefonica perché stiamo avendo un po' di problemi con la linea di Claro in queste zone dell'Argentina e poi ripartiamo.
Ci stiamo spostando molto velocemente. Capita spesso di fare tra i 200 e i 300 km al giorno. A questo ritmo, considerando i posti che vogliamo vedere, incluse le deviazioni ovviamente, dovremo arrivare all'inizio dell'autunno. Il fattore tempo è molto importante perché se comincia a nevicare potremo vedere molto meno. Siamo appena arrivati nel paesino di Malargüe, che si trova a 1500 metri, quindi è un po' più fresco di Mendoza, che si trova invece a 700 metri di quota. E per la seconda volta nel nostro viaggio sulla Panamericana ci concediamo un campeggio, perché qui c'è il campeggio municipale e vogliamo provarlo, anche perché abbiamo sentito che costa veramente poco. Alla fine ieri nel campeggio non c'era posto, quindi non abbiamo potuto per niente usufruire di questa possibilità, anche perché costava veramente poco. Pensate che la piazzola costa appena 2 euro e quindi ci siamo accontentati di questo bellissimo distributore qui a Malargüe, che praticamente ci ha lasciato tutto il suo parcheggio dei camion per noi. E ieri ci siamo fatti un'altra di quelle cene proprio argentine, con carne, verdure, vino, formaggi, insomma siamo belli pieni e pronti per rimetterci in viaggio. La Ruta 40 ci aspetta. La giornata, come si può vedere, è meravigliosa. Il verde comincia a farsi sentire in questa parte. Per capirci, siamo alla stessa latitudine però nell'altro emisfero della Calabria, quindi siamo entrati in zona latitudine Italia. Qui c'è anche il fratello gemello di Nirvan 2 che ci manca un sacco, non vediamo l'ora di recuperarlo in Italia. È proprio lo stesso modello, però argentino. E questa è la stazione di servizio con l'autogrill, dove c'è il bar, i bagni, tutto pulito, veramente ottimo. Bello vedere la gente che si prende il caffè col cornetto, cioè colazione dolce, eccoti. Dobbiamo fare un po' di gasolio perché adesso andiamo per territori remotissimi, chissà quando ci sarà il prossimo. Stiamo facendo il pieno, sto mettendo il gasolio che qui si chiama Ultra, e poi c'è anche un gasolio additivato che si chiama Infinia Diesel, e poi ci sono due super, una con meno ottani e l'altra con più ottani, e il prezzo per il diesel è al cambio attuale di circa 50 centesimi al litro, mentre per la benzina costa un po' meno, circa 40 centesimi, 45 centesimi al litro. ¿Boleta o algo? Oh no. 600 quindi? Sì. Aspetta. Quant'è che ti manca? 4.600. Sì. Ecco qua, paghiamo. Ok, sta. A ustedes, gracias. Così ci rimettiamo ancora in viaggio. Questa volta siamo davvero quasi arrivati al confine con la provincia di Neuquén. E cosa vuol dire questo? Che mancano pochissimi chilometri alla Patagonia, una delle regioni più interessanti al mondo. Nirvan ci sta conducendo verso i paesaggi più selvaggi e ricchi dal punto di vista naturalistico dell'emisfero sud.